essere venuti a quello che vuole essere un incontro il più possibile informale e amichevole col Presidente della Reggiana Mike Piazza per così trarre un bilancio veloce dei primi 6 mesi di presidenza di Mike e rinnovare un po' quelli che sono gli obiettivi e il percorso che si vuole intraprendere da qua alla fine, verso il futuro. Sì, grazie per essere venuti, buon Natale, buona festa alla tua famiglia, grazie. Voglio dire grazie per la stampa, per lavorato alla squadra, siamo molto contenti. At this point, I think we obviously are looking forward to a good, prosperous 2017. And rather than me talk so much, I'll get right into your questions. La parte finale, noi insomma, ci stiamo preparando ad un 2017 che speriamo ricco di soddisfazioni e più che io parlare attendo le vostre domande e le vostre considerazioni. Posso? Chi parla? Questo è carino. Beh, innanzitutto se diciamo, rispetto a quelle che erano le aspettative al suo arrivo è soddisfatto di quello che comunque è riuscito a ricreare in città, insomma un po' l'entusiasmo, tralasciando l'aspetto tecnico e sportivo diciamo, della squadra, anche l'ambiente che si è creato attorno con, diciamo, poi è andata come è andata purtroppo male, un ambiente stupendo anche al derby. Ecco. No. I think it's important to implore to the fans and the supporters that, as far as my side and what my job is, that we're looking big picture and we're trying to build a solid foundation for the society, for the business. Everything you mentioned, yes, we're very happy with the response of the fans, with the supporters, with the fans coming to the Derby. Obviously, the results were a little disappointing, but I think we have to implore to keep big picture, that we need to, we've made a lot of improvements, and remembering, I mean, I only came here in June, so for half a year, I think we've had amazing relationships with the sponsors. The fans have obviously been supportive. I feel we have ho molto fiducia con Andrea, con the coaching staff at Allenatori, with Maurizio obviously general manager. I think with that said, we're going to have little growing pains as we move along, and we will try to correct those things as we continue to get more experience. Quello che chiede è una sorta di preghiera ai tifosi di guardare oltre i singoli risultati e di guardare più attentamente al quadro generale. Per quello che hai detto tu, noi siamo estremamente soddisfatti di quello che abbiamo creato, della relazione con gli sponsor, dell'entusiasmo della gente. Crediamo di essere migliorati, i risultati sono soddisfacenti. Ho fiducia nel lavoro di Andrea Grammatica, ho fiducia nel lavoro dello staff tecnico, c'è qualche, lui l'ha definito, dolore della crescita che cercheremo di correggere strada facendo. Grazie a voi. I think as well, we have to imagine and remember that everyone's role, obviously my role as president is to maintain relationships with the fans, the sponsors, keeping sort of the whole train running down the tracks, but everyone designate has their role as well. And we have to have confidence in those people to make decisions autocratically as well. But we obviously are in a loop, but we also have to, for me, we brought Andre here for a reason. We have confidence in him and his vision. And the same thing with the technical staff, with Leo. And I think it's important to say with Leo, this is his first assignment,
and there's going to be growing pains as well. And he's learning and he's realizing what we expect out of him and what the players expect out of him. So we do our job on the foundation, or fondazione of the business, and we want a very competitive team. But with that said, again, because we're here 6 months, we will embark on our philosophy with players, with coaches, with the system. So I think if the fans can understand where this team was a year ago and where it is today, we feel we're in a good position. But we also have to be pragmatic and we have to be realistic. La sintesi, è ovvio che noi dobbiamo avere fiducia nel personale che come dire, manda avanti giorno per giorno questo club. Ciascuno di noi ha dei compiti e delle funzioni. E chiaramente io ho il ruolo di presidente, devo tenere i rapporti con gli sponsor, con le istituzioni e fare in modo che il treno stia sui binari. Però è chiaro che se abbiamo assunto Andrea come direttore sportivo è perché abbiamo fiducia in lui, se abbiamo assunto questo staff tecnico è perché abbiamo fiducia nello staff tecnico. Bisogna ricordare che Mister Colucci è al primo diciamo così, compito da allenatore professionista e quindi dobbiamo capire quella che è la sua filosofia e il suo approccio al lavoro, e lui deve assolutamente capire qual è le nostre aspettative e come dire, trovare ovviamente un terreno comune da questo punto di vista. And one more thing as well is we have very much a network behind the scenes as far as our scouting department, as far as other people on the floor, the new philosophy with the giovani and the allenatori di giovani as well. So all these things the fans may not see instantaneously, but these are things that the most successful clubs in the world have to have as a foundation of the business. The team, as I said, is obviously our primary concern, but there are so many other aspects which we are building to put in place a very successful organization. Dietro le quinte c'è un lavoro importante, c'è una rete di attività che sono fondamentali e che costituiscono comunque la spina dorsale su cui si fonda ogni grande club di calcio al mondo. Abbiamo un reparto scouting che lavora, abbiamo un settore giovanile che produce, sono cose che magari il tifoso non vede, ma che noi abbiamo comunque il compito di tenere in considerazione, e le fondamenta di un club si definiscono e si determinano anche e soprattutto in questi aspetti. E quindi dobbiamo assolutamente lavorare su queste basi. And the frustration we feel from the disappointments are very important as well, because we feel if that frustration is high, then our expectations are high. E chiaramente la frustrazione, il disappunto per certi risultati sono anche la ragione che è determinata dal fatto che ci siamo dati degli obiettivi alti. Grazie. Ti chiedi di fare investimenti immobiliari per quanto riguarda il discorso di Calgranata, eccetera. Una bella domanda. È molto importante un centro sportivo per un giovane, per un futuro della squadra, per un'organizzazione, ma we feel we made small improvements, piano. I think we put together a good long-term vision. We are working on the financing as we speak, because I feel that this area, this city, and this region is, as I said, will support the business side of the sports center. I don't want to get too far ahead of ourselves. We have plans, we have a vision, and when the time comes, you'll be the first to know when we're in a position to announce what our vision is. We still have some pieces we need to put in place, so we don't want to get too far ahead or create unreal expectations. But with that said, I think we have an amazing relationship with the church, with the bishop, who's been
I want to say, an amazing friend to this project and has given us his blessing, but also is helping us out on the business side. So all these pieces are in place, and when we have a time to reveal that, we will, of course, will be the first to know. Stiamo compiendo lenti ma continui miglioramenti anche su questo aspetto. Stiamo lavorando sul finanziare il progetto, lo riteniamo un progetto fondamentale per la crescita del club. Quando avremo ovviamente degli annunci definitivi su quelli che saranno, diciamo così, i piani degli investimenti immobiliari, li faremo. È ovvio che abbiamo una visione di lungo periodo e quindi, diciamo così, i passi devono essere ben ponderati. Abbiamo una splendida relazione sia con la Curia che con il Vescovo, e che si sta dimostrando un grandissimo, tra virgolette, amico dal punto di vista delle relazioni interpersonali, ma anche e soprattutto nell'aiutarci a trovare la strada giusta dal punto di vista del business. Non vogliamo fare i passi più lunghi della gamba, sappiamo che dobbiamo muoverci con attenzione, ponderare ogni aspetto, e quando ci sarà il momento di fare gli annunci lo faremo, sarete i primi a saperlo. Because as I've said, our priority is to put the most competitive big team on the field. But we also need to build a brand that goes beyond wins and losses. Like, when you have a win, you're happy, and you have a loss, you're sad. We want to build a brand that will be a star for the community. And we want to build a sports center that will be a center for the community. We'll have all the necessities and amenities that the fans desire, that they can come and congregate and have a coffee and watch practice and all these things. So this is our vision. But we need to be very smart about it so we don't go too big or too small. We want to have the right vision for the region, for the city. And these great relationships which we are forging now are very important in that vision as well. Certamente quello che vogliamo è creare un qualcosa che vada al di là delle vittorie e delle sconfitte, e che con, diciamo, le conseguenze da un punto di vista emotivo che queste portano. Vogliamo creare un qualcosa che diventi un fiore all'occhiello per tutta la comunità e per tutta la cittadinanza reggiana, un posto dove i tifosi si possono aggregare, prendere un caffè, guardare gli allenamenti, e quindi è necessario, come dire, andare avanti gradino per gradino per arrivare a questo senza sbagliare, diciamo così, le mosse. E certamente avere un partner come la Curia in questo senso ci aiuta molto. Because on the business side as well, if we are to grow, and we want, our vision obviously is to eventually move up, we have to ask ourselves how we are going to compete to the very well-funded teams. It's very difficult. So we have to be very systematic and very pragmatic in our growth. And part of that important part is the Giovani and the Sports Center. Perché è ovvio che una volta in cui noi ci troveremo su una categoria, su un livello diverso, noi ci dovremo porre la domanda su come competere contro i migliori team, e per fare questo dovremo essere estremamente disciplinati, estremamente pragmatici, e dovremo avere tutti i pezzi al loro posto, a partire ovviamente dal settore giovanile e dei giovani. Posso fare un'altra domanda? Siamo a livello di semestrale, no? Di chiusura di semestrale. Voglio chiedere se il bilancio è in linea con quelle che erano le previsioni della Reggiana. Economico, il bilancio economico, non tecnico. Well, I knew when we took over the project, there was issues financially that we were going to deal with. We brought those issues under control. With that said, we feel that the amount of debt on the club now is realistic. We can manage that. And I feel going forward, any changes, we will be very much attentive to that as well. It's important that we don't take on an egregious amount of debt more than we have, because we want to be able to fund the team, but build a team that is very competitive, but also not financially irresponsible.
Sì, sapevamo quando siamo entrati che c'erano alcune problematiche da un punto di vista finanziario, le abbiamo tra virgolette risolte. In questo momento il livello di debito è sotto controllo e da questo punto di vista siamo in grado di gestirlo. Certamente ogni sorta di cambiamento dovrà avvenire sempre tenendo sotto controllo l'aspetto finanziario, perché è vero che da una parte vogliamo mettere in campo una squadra il più possibile competitiva, ma non vogliamo essere irresponsabili dal punto di vista finanziario. Sì, no, chiedevo se a gennaio verrà rinforzata la squadra, verranno fatte delle operazioni di mercato. Well, I think we're always looking to improve the club, but also to get into specific aspects of what our vision would be would not make sense now, because there's many variables that have to would have to align to really get into specifics. But we're always looking. Our vision is always looking to improve the club. La nostra visione è quella ovviamente di migliorare sempre il club, però in questo momento sarebbe irrealistico entrare nei dettagli perché le situazioni cambiano troppo velocemente. Quindi da questo punto di vista è giusto avere una mente aperta, ma comunque non entrare troppo in questi aspetti. And on a larger note as well, I found it extremely exciting and interesting to talk with Maurizio and Andrea and Leonardo about what specific strengths, weaknesses, the value of a player, how that player will fit with our narrative, with our philosophy, with the brand that we're building here. And so I'm learning a lot as we go along, but I've been briefed many times in the meetings. So if and when we do go forward and we need to make adjustments, I want to be educated and know why we're doing that, and obviously the impact of how it will be on the team. Mi dice che è estremamente eccitante fare i briefing con Andrea, con Maurizio e col mister, perché è bello confrontarsi su quelli che sono i punti di forza e i punti deboli della squadra, capire anche la filosofia con cui si vuole andare avanti e quali tipi di giocatori possono essere adatti in relazione al marchio e al tipo di club che vogliamo costruire. E quindi se e nel momento in cui decideremo di intervenire, io voglio essere parte integrante di questo processo decisionale, voglio conoscere chi arriva, e per me è anche un momento, diciamo, di apprendimento proprio in relazione alle tipologie e alle specifiche tecniche dei giocatori e della squadra. But also give them spazio, a little space to make decisions as well, just a little. Dice che comunque è giusto anche lasciargli un po' di spazio per prendere le decisioni più opportune, ma solo un po'. L'obiettivo, Presidente, diventa la Serie B, forse è sempre stato, alla luce anche della classifica, nonostante una formula penalizzante e grandissima concorrenza. No, as I've said many times, obviously we want to go up. That is our goal. But as you've seen, this season, non è solo un regalo. That no one's going to give us a gift. We have to take it. We have to earn it. And competizione molto difficile. Una squadra, credo piccolo, è una difficile partita. La nostra squadra. Ma è importante, ricordo, siamo realistica, ma abbiamo un grande sogno, ma è importante essere realistica. The line to the top, people want to go this way, we may have to go this way. So this is the vision we have to be. And as a sportsman, I just feel that you
you have to learn from those moments of difficulty. And the reason why we do it is when we get that feeling when we win. And the reason why we do it is that disappointment when we lose. And that's part of the maturing process. And if this team is meant to be, to move up, it will. If it's not, it won't. And then we reload and we ask ourselves what we need to address. Diciamo che nella mia esperienza di sportivo, ovviamente l'aspetto emotivo è fondamentale. Vinci perché vinci le partite, te le prepari a vincere e sei felice per quello, le perdi perché comunque le perdi e fa parte del gioco. È ovvio che se questa squadra sarà come dire, destinata a vincere, vincerà, altrimenti analizzeremo la situazione, ricaricheremo le pile e cercheremo di fare meglio nel futuro per avere una seconda chance. Visto che ieri è stato ricevuto anche dal Papa, ha chiesto una benedizione anche per la Reggiana. Un grandissimo. Grandissimi. No, that was a tremendous honor for me and very emozione for me. And again, as you mentioned, which is very interesting, I do believe at this point in my life, and every deal, every situation has a spiritual aspect to it. And for us to be together, to achieve together, we have to be a team. As I said, everyone has to do their role and do their job. And the fans are just as important as the last guy on the bench. So I think they are been imperative, and their confidence, their fiducia is very important. So we need them to know that we're doing everything in our power to put a winner on the field, but also be smart on the business side so that we don't flame out or we don't have a situation business-wise where we're in distress. Sono arrivato a un punto della mia vita dove c'è un elemento di spiritualità in ogni cosa che faccio e in ogni azione che compio. Quindi è fondamentale dare un senso di squadra a tutto ciò che facciamo. Sappiamo che tutti noi abbiamo un compito da svolgere, però lo dobbiamo fare dando uno spirito di squadra. Quindi ciascuna parte dell'ambiente ha una sua importanza e deve dare un contributo per i risultati, diciamo, della squadra stessa. E quindi da questo punto di vista i giocatori devono sapere che hanno dietro tutta la fiducia da parte dell'ambiente, e dall'altra parte ovviamente dobbiamo essere estremamente attenti dal punto di vista del business per ovviamente non fare mai il passo più lungo della gamba e non creare ulteriori problemi o stressare troppo determinate situazioni. Il Presidente diceva prima che giustamente vuole dare su anche le eventuali operazioni di mercato, soprattutto di entrata, se non ho capito male. Cioè, sbaglio se dico che si interesserà soprattutto dell'aspetto morale dei giocatori rispetto all'aspetto tecnico, tattico, o sbaglio? Chairman's Absolutely, Jeff. No, I mean that's very important. And as we go along and we learn more about our players, as I've said, Maurizio, when we play baseball, we learn a lot about a player when you see him every day. We learn about our players when we see them every day. I don't expect these guys to be angels, but I expect a certain conduct and a respect for the uniform that you put on. So again, I said many times that I've been first to say, enjoy your time off, relax, enjoy your social time, but we do have a responsibility to the fans, to our company, to ourselves, to conduct ourselves in a way that we expect. Diciamo che quando, lo dicevo anche Maurizio, quando giocavo a baseball
tu impari a conoscere i giocatori mentre giochi. Quindi da questo punto di vista è chiaro che un giocatore deve avere sempre il rispetto per la maglia che indossa, per il club, certamente ha, diciamo, del tempo libero, c'è un tempo per fare tutto nel migliore dei modi, ma deve farlo sempre rispettando una certa condotta e un certo modo di approcciare al proprio lavoro e al club. E ovviamente ai tifosi e tutti i soggetti che hanno interessi. But I also think too, when we do our jobs and we build that philosophy, the greatest teams in the history of sports police themselves. The players also need to police themselves, because when you play for the New York Yankees or the New York Mets or the Dallas Cowboys or these great teams, or Manchester or Chelsea, whoever that is, they realize that the players have to police themselves. And if someone is behaving in a way that is detrimental to the team, the other players will see that and obviously point that out and say, look, you're hurting us as well. Tutte le più grandi squadre che si sono affacciate nello sport mondiale, New York Yankees, Dallas Cowboys, Manchester United, Chelsea, all'interno dello spogliatoio sono i giocatori stessi che, tra virgolette, gestiscono alcune problematiche e, tra virgolette, fanno pulizia nel caso in cui ci siano delle situazioni che vadano a detrimento del gruppo e delle dinamiche del gruppo. Sono loro i primi a dire a chi, diciamo così, deraglia che questa cosa sta facendo male al loro lavoro e a noi stessi. Va bene? Io posso andare un po' avanti e vorrei chiedere quando parte, cioè quando va via e quando eventualmente potrebbe tornare per stare vicino alla squadra e questo. Oh, I'm going back to the United States the 7th, I believe, of January, and this was an amazing holiday season for my wife and my children. We've been having an amazing experience, and as much as I'm the boss of the business, my wife is the boss of the house, and she's very happy here in Reggio, and we're making friends, and slowly she's warming up to the aspect of spending a lot more time here, and our children are over the moon. Besides the food, they're having a great time. Tornerà negli Stati Uniti il 7 di gennaio, ha trascorso un periodo di tempo incredibile qua a Reggio. Come ha detto, lui è il capo del business, ma sua moglie è il capo della casa, e sua moglie si è trovata benissimo a Reggio, stanno facendo conoscenze e amicizie, i bambini sono felicissimi del clima inteso come città e ambiente che hanno trovato a Reggio, al di là del cibo, quindi diciamo che la famiglia si sta sempre più convincendo a stare sempre più vicino alla città e a spendere più tempo a Reggio. And l'ultimo aspetto, I think it's important to point out for me that my vision and my dream is to build a franchise in the traditional sense in the United States, and that is, the fans know me. They see me in the center. I walk around, I get my coffee, I shop, I'm getting my clothes there. We're building a life here slowly, and I think it's important for accountability that the fans and the tifosi need to see me at the restaurants, at the stores, and they come up to me all the time and they want to talk football, talk about the team, talk about players, and that's from my responsibility, is I need to be a vision in the community. So I think with that said, the good thing is that the fans and the city is talking about Reggiana in that sense. La sua idea è quella di costruire una franchigia nel senso più tradizionale possibile, quindi da un punto di vista, diciamo, il senso di responsabilità che lo guida è quello di essere la faccia visibile di questo club, di essere approcciabile da parte dei tifosi, di essere comunque una presenza nella comunità. Mi vedono in centro, vivo la città, la vivo a 360 gradi, e questo fa parte del voler costruire
un club che abbia una sua identità e che io ne sia il primo responsabile in questo processo. E questo è quello che anche i tifosi vorrei riconoscessero. And after a win, I'm right in the center. And after a loss, I kind of take the back streets. E quando vinciamo sono nella piazza principale, quando perdiamo prendo i vicoli secondari. Presidente, scusi, un'ultima curiosità, proprio familiare anche. Alissima, oltre ad essere tifosa della Reggiana, interviene, vuol sapere della vita, diciamo così, societaria, oppure solo ed esclusivamente tifosa? Your wife, is your wife just a fan? Sure. Or just wanna get into the situation that relates to the club, the way you manage it? Oh, well, first off, she's having a lot of fun. And I think the most important thing is that she's supporting me. She's been an amazing wife to me because, you know, to think about the life we have in Miami and then to come here and bring our children and our family, it is difficult. She loves the fact that I'm happy and that I'm very excited about the project, and she supported me 100%. As far as anything else, I think, as I said, we should stick to our roles. No, ha detto che innanzitutto Alicia è la sua prima tifosa, lo sostiene in tutto e per tutto in questo progetto, è una moglie fantastica, anche perché passare da una vita a Miami a Reggio Emilia la differenza c'è, però insomma dal suo punto di vista lei è assolutamente un punto di riferimento e mi sostiene in tutto. Poi, come detto prima, ciascuno ha il suo ruolo. Grazie a tutti. Grazie.